Dimentica quello che ti hanno fatto credere. Il morto che cammina non è un'ombra stupida in cerca di cervelli, bensì un custode. Non perché gli dei lo abbiano respinto, ma perché qualcosa lo ha trattenuto qui. Un giuramento non sciolto, una sepoltura negata o un tesoro che non intende lasciare andare. Ora siede sul suo tumulo, con gli occhi fissi, mentre il gelo del nord gli indurisce la pelle. Non cerca la tua carne, vuole ciò che hai portato via dalla fossa. Ogni moneta rubata diventa un affronto, ogni passo sul suo terreno una sentenza senza appello. Scandinavia, secoli prima che le chiese di pietra sorgessero dove un tempo s'alzavano i tumuli. I norreni non temevano la morte in battaglia, bensì l'oblio, finire senza riti, senza nome, o vedere la propria sepoltura violata. Ed è qui che prendono forma i Draugr. Non sono fantasmi, né spettri che si dissolvono alla prima luce. Hanno peso, carne gonfia, livida, tesa come cuoio vecchio, e un'unica ossessione, il bottino sepolto con l'oro. L'oro non valeva per il prezzo, ma per il nome che portava impresso. Quando il possesso sfocia nell'avidità, quel nodo li inchioda alla terra. Una neve pesante cade vicino a Gokstad, sulle coste del Vestfold. Eirik, un giovane pescatore, la trova per caso. Una moneta d'argento incastrata tra le radici di un pino storto. La stringe. È fredda, eppure quasi viva a guardarla bene. È notte fonda e il vento cambia. Porta con sé odore di fango, rame, cuoio marcio. Eirik non chiude occhio. Fuori dalla soglia, passi pesanti. Non sono umani, troppo cadenzati, troppo sicuri, finché la porta non cede. Lui entra. La figura riempie lo stipite. Ossa e pelle grigio-nerastra, venata di lividi, dura come pergamena secca. Occhi scuri, senza luce. Indossa ancora i resti dell'armatura di un jarl caduto 2 inverni fa. Eirik scatta per fuggire, ma una mano gli piomba sulla spalla. Una presa inumana. Stringe. L'osso scricchiola. Il Draugr non parla. Non gli serve. Sa già della moneta e che il ladro ha oltrepassato il limite. Eirik prova a urlare, ma il suono gli muore in gola. Il Draugr lo solleva come un bambino. Lo trascina nella notte. Lo getta nella fossa aperta, tra lance spezzate e vasi di bronzo. Poi si siede, ascolta il respiro rotto di Eirik, gli fruga in tasca, estrae la moneta, gliela posa sul petto, non come un dono, come un sigillo. Ora il debito è saldato. Tuttavia, la brama non si placa. Il Draugr guarda l'orizzonte. Sa che altri hanno visto quel luccichio e che torneranno. Dicono che solo il fuoco li fermi. Tagliare la testa è solo il primo passo. Va bruciata o sepolta lontano dal corpo, perché il morto non si ricomponga. Nelle saghe il corpo viene trafitto con paletti di legno, schiacciato sotto macigni o disperso in cenere. Accorgimenti pratici per impedire che la forza residua torni a manifestarsi. Non si nutrono di disperazione, ma di vita. La loro vicinanza porta miasma, incubi, paralisi. Eirik lo scopre sulla propria pelle. Il morto lo fissa. Un sorriso a scoprire denti neri e la terra trema. Ma perché un morto dovrebbe custodire l'oro se non può spenderlo? La risposta non è nella leggenda, ma dentro di noi. Non è un mostro inventato per far paura ai piccoli. È uno specchio, semmai, che riflette una paura antica, che l'avidità ci sopravviva. In un mondo dove l'onore e il corredo funebre segnavano il passaggio nell'aldilà, l'oro non era una maledizione divina, ma la memoria di chi lo possedeva. Quando il possesso diventa ossessione, il corpo non stacca i ponti con il mondo. Ed è qui che i Draugr nascono, non maledetti dagli dei, bensì da un legame non sciolto. Oggi ci spingono ad accumulare cose, consensi, ruoli, un briciolo di sicurezza. Ci convinciamo che trattenere ci renda forti, ma il mito ci dice altro. Più chiudiamo il pugno,
più diventiamo statue. Il Draugr è l'archetipo di chi non sa lasciare andare. Lavora fino all'ultimo respiro per un tesoro che, alla fine, lo seppellirà vivo. La vera magia nera non è un incantesimo, è un nodo che non si scioglie. È il rifiutarsi di capire che tutto scorre, tutto muore. I Norreni lo sapevano. Per questo, quando un cadavere dava segni di non volere riposare, lo bloccavano con macigni e paletti. Non era superstizione, ma una scelta pragmatica: spezzare il legame fisico prima che diventasse prigione. Ogni volta che scegli di accumulare anziché vivere, ogni volta che ti misuri su ciò che tieni e non su ciò che lasci, finisci per risvegliare la stessa fame che loro sigillavano sotto le pietre. Non cammina per caso. Cammina perché qualcuno, da qualche parte, ha deciso che l'oro vale più del fiato. E finché crederemo che la sicurezza si possa comprare, lui continuerà a bussare. Il Nord non è l'unico posto dove il morto si rifiuta di riposare. Migliaia di leghe a est, sotto un altro cielo, si muove un'altra creatura. Un chi stagnante e una sepoltura negata gli hanno forgiato un corpo rigido, fatto per balzare, con le braccia tese e fermato da un talismano daoista incollato in fronte. I cinesi lo chiamano Jiangshi. Se vuoi scoprire come un'altra civiltà ha domato la stessa paura, quella di una morte che non chiude i conti, e perché la loro risposta gelerebbe anche un vichingo, guarda il prossimo video. Poi torniamo qui e parliamone. Tu a cosa rinunceresti pur di non diventare schiavo di quello che possiedi?